Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arianna Bayer SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Arianna? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arianna durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Arianna? Arianna è un farmaco a base del principio attivo gestodene-pioetinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SpA. Arianna può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Arianna 1 blister 28 compresse film rivestite. Arianna 1 blister 28 compresse film rivestite. Arianna 1 blister 28 compresse film rivestite, importato dal Belgio. Arianna 1 blister 28 compresse film rivestite 60 mcg più 15 mcg, importato dal Belgio. Arianna 28 compresse film rivestite, importato dal Belgio. Arianna 60 mcg più 15 mcg 28 compresse film rivestite, importato dal Portogallo. Arianna 60 mcg più 15 mcg 28 compresse film rivestite, importato dal Portogallo. Arianna 60 mcg più 15 mcg 28 compresse film rivestite, importato dal Portogallo. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bayer SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo gestodene-pioetinilestradiolo. Gruppo terapeutico. Contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione ormonale orale. La decisione di prescrivere Arianna deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Arianna e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC. Vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. Assumere con regolarità e senza interruzione una compressa al giorno, alla stessa ora, per 28 giorni consecutivi, una compressa giallo pallido attiva nei primi 24 giorni e una compressa bianca inattiva nei 4 giorni seguenti, senza alcun intervallo tra una confezione e l'altra. Il sanguinamento da sospensione inizia normalmente 2-3 giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa attiva e può persistere anche oltre l'inizio della nuova confezione. Come iniziare Arianna? Nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente. Assumere la prima compressa il primo giorno di mestruazione. Passaggio da un altro contraccettivo orale combinato. La donna deve cominciare Arianna il giorno dopo l'ultima compressa attiva del suo precedente contraccettivo orale combinato. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, mini pillola, iniezione, impianto. Si può passare ad Arianna in qualsiasi momento se si utilizza la mini pillola, cominciando il giorno successivo. In caso di un impianto, l'assunzione di Arianna deve cominciare nel giorno di rimozione dell'impianto o, nel caso di un prodotto iniettabile, nel giorno in cui dovrebbe essere praticata l'iniezione successiva. In tutti questi casi la donna deve essere avvertita di usare anche un metodo contraccettivo non ormonale per i primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre, la donna può iniziare Arianna immediatamente. Non sono necessarie ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre, poiché il periodo immediatamente successivo al parto è associato a un aumentato rischio di tromboembolismo, l'assunzione di contraccettivi orali combinati non deve cominciare prima del 21-28 giorno dopo il parto o dopo un aborto nel secondo trimestre. La donna deve essere avvertita di utilizzare anche un metodo contraccettivo non ormonale nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Tuttavia, se nel frattempo si sono avuti rapporti sessuali, prima di iniziare l'assunzione del contraccettivo orale combinato, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione.
Per le donne che allattano, vedere paragrafo 4, 6. Dimenticanza di una o più compresse. La sicurezza contraccettiva può diminuire se si dimentica di assumere le compresse giallo pallido, in particolare se la dimenticanza si verifica durante i primi giorni della confezione. Se ci si accorge di aver dimenticato di assumere una compressa giallo pallido entro 12 ore dall'ora consueta, è necessario prenderla immediatamente e proseguire il trattamento normalmente, assumendo la compressa successiva alla solita ora. Se ci si accorge di aver dimenticato di assumere una compressa giallo pallido quando sono trascorse più di 12 ore dall'ora consueta, la protezione contraccettiva non è più assicurata. L'ultima compressa dimenticata deve essere assunta immediatamente, anche se ciò può significare assumere 2 compresse nello stesso giorno, e il trattamento contraccettivo orale è continuato fino alla fine della confezione calendario, ricorrendo nello stesso tempo anche a un metodo contraccettivo non ormonale, preservativo, spermicidi, eccetera, per i 7 giorni successivi. Se il periodo di 7 giorni in cui è richiesto un metodo contraccettivo supplementare va al di là dell'ultima compressa attiva della confezione in uso, occorrerà iniziare la nuova confezione il giorno successivo a quello dell'assunzione dell'ultima compressa attiva della confezione in uso, eliminando tutte le compresse inattive. È improbabile che compaia sanguinamento da sospensione prima che si inizi ad assumere le compresse placebo della seconda confezione, ma possono verificarsi spotting o sanguinamento da rottura. Se alla fine della seconda confezione non si presenta un sanguinamento da interruzione del contraccettivo, è necessario escludere la possibilità di una gravidanza prima di riprendere ad assumere le compresse. Errori nell'assunzione di una o più compresse bianche non hanno conseguenze, sempre che l'intervallo tra l'ultima compressa giallo pallido della confezione in uso e la prima compressa giallo pallido della confezione successiva non sia superiore a 4 giorni. In caso di insorgenza di disturbi gastrointestinali. L'insorgenza di disturbi digestivi intercorrenti, come vomito entro 4 ore dall'assunzione della compressa o grave diarrea, può rendere temporaneamente inefficace il metodo, a causa di un ridotto assorbimento ormonale. Tali evenienze devono essere affrontate nello stesso modo della dimenticanza della compressa da meno di 12 ore. Le compresse supplementari devono essere prese da una confezione di riserva. Se questi episodi si ripetono per parecchi giorni, si deve ricorrere a un metodo contraccettivo non ormonale supplementare, preservativo, spermicida, eccetera, fino all'inizio della confezione successiva. Popolazione pediatrica. I dati disponibili sull'uso nelle adolescenti al di sotto i 18 anni sono limitati. Popolazione anziana. Arianna non è indicata dopo la menopausa. Pazienti con compromissione epatica. Arianna è controindicato in donne con malattie epatiche gravi. Vedere paragrafo controindicazioni. Pazienti con compromissione renale. Arianna non è stato specificatamente studiato nelle pazienti con funzionalità renale compromessa. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Coronaropatia, valvulopatia, disturbi del ritmo trombogenici, presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgG, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata. Vedere paragrafo 4, 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio. Vedere paragrafo 4, 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare ictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio. Vedere paragrafo 4, 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come
diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, carcinoma mammario accertato o presunto carcinoma dell'endometrio o altra neoplasia estrogeno dipendente accertata o presunta, adenomio, carcinoma epatico o malattia epatica in fase attiva, finché i test della funzione epatica non siano ritornati alla normalità. Sanguinamento genitale di natura non accertata, è controindicato l'uso concomitante di Arianna con medicinali contenenti Ombitasvir / Paridaprevir / Ritonavir ed Osabuvir, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Arianna deve essere discussa con la donna. In caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota: devono essere consultate le informazioni relative ai medicinali concomitanti per identificare possibili interazioni. Le interazioni tra l'etinilestradiolo o il Gestoden e altre sostanze possono portare a una diminuzione o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Arianna insieme ad altri farmaci come Aprepitant Accord, Aprepitant Teva, Aptivus, Atanto, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Atripla, Aurantin, Carbamazepina EG, Dintoina, Dintoinale, Efavirenz entricitabina e tenofovir disoproxil Aurobindo, Efavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil Milan, Efavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Krka, Efavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Teva, Efavirenz / entricitabina / tenofovir disoproxil Zentiva, Efavirenz Milan, Efavirenz Teva, Emend, Evotax, Fenitoina Icma, Gamibeta Complex, Gardenale, Ivemend, Luminale, Compressa, Maviret, Micobutin, Misoline, Nervaxon, Nevirapina Milan, Nevirapina Sandoz GmbH, Nevirapina Teva Italia, Oxcarbazepina Technigen, compresse rivestite, Reiatax, Capsula, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Sustiva, Targretin, Tegretol, Telzir, compressa rivestita, Telzir, sospensione, Tolep, Viramune, Vosevi, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Arianna durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Arianna durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: il prodotto non è indicato durante la gravidanza. Finora, nell'uso clinico, e diversamente dal dietilstilbestrolo, i risultati di numerosi studi epidemiologici consentono di considerare ridotto il rischio di malformazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non rilevante. Effetti indesiderati nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati. Sono stati riportati i seguenti effetti indesiderati. Per gli eventi avversi gravi nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati, vedere quanto riportato al paragrafo 4, 4. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di un sovradosaggio da contraccettivi orali in adulti e bambini possono includere nausea, vomito, dolorabilità mammaria, capogiro, dolore addominale, sonnolenza / fatica. Nelle donne può verificarsi emorragia da sospensione. L'emorragia da sospensione può verificarsi anche nelle ragazze prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale. Non ci sono antidoti e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche: progestinici ed estrogeni in associazione fissa, codice ATCG03AA10, sistema genitourinario e ormoni sessuali. Associazione estroprogestinica monofasica. Indice di Pearl non corretto 0,24, 21.521 cicli. L'efficacia contraccettiva di Arianna nasce, proprietà farmacocinetiche: etinilestradiolo. Assorbimento. L'etinilestradiolo viene assorbito rapidamente e completamente dopo somministrazione orale. Dopo somministrazione di 15 mg, concentrazioni plasmatiche di picco pari a 30 pg/ml sono raggiunte dopo 1,5 ore. Dati preclinici di sicurezza: sono stati effettuati studi tossicologici su tutti i componenti, sia singolarmente sia in associazione.
Gli studi di tossicità acuta nell'animale non hanno evidenziato rischi di sintomi acuti dovuti a sovradosaggio. Elenco degli eccipienti: compressa giallo pallido, attiva. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, opadri giallo YS, 1, 6386, G-promellosa, titanio diossido, E171, ferro ossido giallo, E172, ferro ossido rosso, E172, macrogol 1450, cere farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Arianna a base di gestodene più etinilestradiolo sono: Arianna, Mines, Ivet. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.